lo que había presumido durante los últimos minutos. Visconti. Ma che in Italia penso sia un po' tutelato giocando da italiano. Hay que enchufar, enchufar. No, mamma, stai tranquilla, mamma. Ma buongiorno ragazzi, l'umore è sempre più alto, benvenuti in un nuovo video. Prima di iniziare lasciatemi dirvi un grazie per i 25.000 iscritti, perché è un obiettivo veramente importante, cioè che non mi aspettavo quando ho iniziato a fare questa cosa qui. Sto già guardando per quello che ho promesso, ovvero per la maglietta, per il giveaway, ma ho scoperto tramite ChatGPT che ci sono un po' di casini, quindi mi sto informando, ma l'ho promesso, quindi lo farò. Per il resto ragazzi, umore positivo, questo video di nuovo, tante good vibes, e quindi direi di iniziare con la trasferta di Saragozza. Ed eccoci qui, è buissimo, sono le 6:30 più o meno del 10 di maggio e stiamo partendo per andare a Saragozza, trasferta diversa dalle altre perché prenderemo il treno, 4 belle orette di treno, anche perché Saragozza è veramente distante da qui. Credo che in questo viaggio, dato che è una partita dentro fuori in cui andremo a giocare contro un altro italiano, ci siano molte cose da dire. Adesso sono addormentatissimo, però credo che questa partita sia anche un dentro fuori, poi durante il video ve lo spiegherò per bene. Intanto salgo sul pullman. E invece, con la scusa di essere addormentato, mi si sono chiusi gli occhi e li ho riaperti in stazione a Malaga. Questo è stato un viaggio un po' particolare, forse ho preferito viaggiare in treno, ma la cosa più divertente è che dopo aver capito di non essere più in Andalusia mi sono ritrovato in un hotel direttamente dentro la stazione. Cioè, non so se avete capito bene, questo è il corridoio dell'hotel e questa qui è la stazione. Vabbè dai, a parte le cagate, era già ora di andare ad allenamento. Finito l'allenamento, però, dopo un arcobaleno incredibile ho smesso di riprendere perché ha giocato Girona, ha vinto e capirete tra poco l'importanza di quella partita lì. Fatto sta che siamo arrivati al giorno della partita. Ragazzi, buongiorno, oggi è domenica, stiamo andando a giocare. Non ho ripreso tanto di questa trasferta perché è stata una trasferta diversa dalle altre per mille motivazioni. Non c'è il ragazzo che mi è venuto a fare i video, o meglio è arrivato stamattina a fare colazione. Ieri non ci siamo allenati nel palazzetto in cui giocheremo oggi, e poi il vero problema è che è una situazione molto delicata perché ieri Girona, che era l'unica squadra che potevamo raggiungere in classifica, ha vinto, e quindi adesso dovremo vincere 4 partite su 4 per salvarci, quindi sarà tosto. Energía diferente a su equipo, y es Pisu que, como decíamos, no ha completado todos los entrenamientos de la semana, y vamos a ver en qué condición se encuentra el triple Riccardo Visconti, el italiano. Que están haciendo bien y lo que no están siguiendo, ¿no? de ese plan de partido. Visconti, para que luego sea Noah el que tenga que... Pivote en ese reverso. Saliendo del bloqueo, cancha de sur de zona arriba. Partidos, por supuesto, en ese partido no cambiaría absolutamente nada porque no tuvo apenas tiempo. Ahora ha cambiado y por el siguiente, bueno, siempre tienes un poco más de ganas de lanzarlo. Aquí mala selección de tiro de Nisa. Y eso es el que ha llamado a Visconti. Joven con mucho talento. Y para que no pudiese jugar como Russell, Visconti que maneja muy bien las dos manos, y ese movimiento lo tiene interiorizado, y es el 2+1. 27, 26 años de la Virtus. Rapidito, no es de los que se adornan en libres. Igualmente se ha faltado no, y es que debido a la velocidad y a la inercia, Los 3 tiros para Visconti. Además va rapidito. pues muy valiente, está intentando asumir protagonismo. Y le faltó decisión ahora a Riccardo Visconti, que era de lo que había presumido durante los últimos minutos. Visconti al límite. ¡Madre mía! El último cuarto, en el que no solo no ha cedido, sino que ha aumentado diferencias. Russell erró, pero ahí había otra vez la tarea de reciclaje. 7-9, que puede ser 7-6 y Suleimanovic anota la primera, no la segunda tampoco. Trabajó a que buena lógica ahora tiene que asumir más galones. Ubal a la desesperada Visconti. Ubal, el triple. ¡Qué canastón! De Ubal. No le debería valer, ¿no? Casi.
qui, sono Marcolino. Año tras año dominando Granada. Sí, desde luego sí, ahora ya poco margen de error, ¿no? Non voglio romperti. Dai, veloci pure. Sai l'importanza che hai per il fatto che mi hai fatto fare i primi punti in nazionale dopo 7 secondi. Voglio farti una domanda serissima. Tu hai già giocato all'estero. Quali sono le differenze che percepisci come persona e come atleta tra il giocare in Italia e il giocare all'estero? Ma che in Italia penso sia un po' tuttelato, giocando da italiano, all'estero invece giochi da straniero, quindi devi darti da fare. Se non è capace che magari dopo qualche partita vieni tagliato o comunque ci saranno problemi. Devi rimboccare le maniche e niente, questo è secondo me la cosa principale. Oggi hai fatto anche una bella partita, quindi bravo. Significa che bisogna dare possibilità ai giovani, ci sono i giovani italiani che hanno queste possibilità, queste qualità, esatto. Bisogna darle, bisogna sfruttarle e basta. Ciao, non voglio romperti cazzo, ciao. Ed eccomi qua ragazzi, prima cosa non siamo ancora morti, che è una cosa fondamentale, abbiamo giocato con tanta energia, giocare in trasferta qua in Spagna in termini di calore del tifo è più facile rispetto che in Italia, ma le partite sono di un'intensità, le squadre giocano in maniera completamente diversa ed è tosta. Io sono contentissimo prima per la squadra che poi per la mia persona. Io non so che cosa stia succedendo, magari le prossime partite saranno tutte da buttare, però da quando sono qui mi sento diverso, sentivo la necessità da molti anni, devo dire la verità, di provare a fare questa cosa qui. Io adesso non so se sia una questione di responsabilità, che mi sento, essendo straniero, più responsabilità, mi sento magari un po' più sereno nel fare gli errori, però mi sta trasformando come persona sia dentro che fuori dal campo e credo che sia una cosa super positiva e spero che sia sempre meglio. Vediamo che succederà. Adesso pigliamo di nuovo il treno e torniamo a Granada. And after a good lunch, we have to go to the train station. The train station is right here. Ah, is right here? That is right here, yes. No, dai. Mi ero dimenticato che dormivamo in stazione, adesso abbiamo tempo per dormire un po'. E dopo il viaggio di ritorno in treno, come all'andata, è arrivato il giorno libero e quindi è partita un'altra esplorazione. Questa volta in direzione Almeria, passando prima dal deserto di Tabernas, se non sbaglio si chiama così, che è stato veramente incredibile. Si vedono dei paesaggi che non pensavo di poter vedere in così poco spazio e poi chiaramente era un giorno libero, l'obiettivo era andare al mare e quindi ci siamo fermati alla Playa de los Genoveses, che con questo tempo, in questo periodo vuota, è stata veramente bellissima, acqua gelata, ma io comunque ho fatto il primo bagno della stagione, quindi la dichiaro ufficialmente aperta. Questo fosse stato per me non l'avrei mai fatto perché mi scappava da pisciare. E poi dopodiché, dopo esserci riposati, siamo andati ad Almeria a vedere la città, a farci un bel giro e anche lei è stata molto bella. Però dopo aver visto la partita, quindi la vittoria, dopo aver visto tutti i giretti, vorrei parlarvi di una cosa abbastanza seria che a me personalmente fa abbastanza ridere, e dato che fa ridere voglio arrivarci tramite questa cosa che mi è successa, che sicuramente farà ridere anche voi. Ragazzi, non potete credere a che cosa ho appena scoperto e che cosa è appena successo. Stavo entrando in casa e un ragazzo super gentile mi ha tenuto la porta aperta e mi ha detto avanti. Poi abbiamo iniziato a parlare, ragazzi, voi non potrete credere di chi sto parlando. Hay que enchufar. E lui la voce di enchufare il triplazzo e abita nel mio palazzo. Habitual. Besanifili para Visconti sin apenas espacio. Saca tiempo para enchufar un triplazo. Ricardo Visconti, complicado, ¿eh? È incredibile questa cosa qui. Grazie. Grazie mille. Molte grazie. Prego. Tu hablas italiano? No. No. Non dice niente in italiano, però ragazzi questa cosa è incredibile, o sbaglio? Puedo decir una cosa in italiano. 33 trentini entrarono in Trento, dai. tutti 33 trotterellando. Enchufando, Tutti 33 enchufando. José è il telecronista di Movistar che ovviamente fa da telecronaca in alcune partite del campionato tutte quante le settimane ed è sicuramente un telecronista, non voglio dire fuori dalle righe, ma che trasmette tutta la sua passione, anche perché come avete sentito lo scioglilingua lui l'ha detto in questo mio video, ma la verità è che lui l'ha detto in diretta in una partita di Eurocup di Trento. 33 trentini entrarono a Trento, tutti 33 trotterellando. Creo che lo dico. Ma dov'è che voglio arrivare? Voglio arrivare al fatto che poi durante la settimana, dopo la bella partita a Saragozza, lui fa anche il giornalista per un giornale e mi ha fatto un'intervista.
abbiamo parlato di 1000 cose, un'intervista super bella di cui vi lascio anche il link sotto se volete leggerlo, ma una cosa che mi ha toccato per modo di dire, è una domanda specifica che mi ha fatto. La domanda è questa, ma adesso ve la traduco e ve la contestualizzo in base anche a come me l'ha fatta. Anzi, al posto che tradurvela ve la faccio direttamente come me l'ha fatta lui. E lui mi chiede, anzi mi dice: quando hai firmato qua in Spagna, la prima cosa che ho fatto è stata chiamare dei miei amici in Italia, dei giornalisti, per chiedergli qualcosa sul tuo conto, cosa che è normalissima da fare. E tutti quanti mi hanno dato la stessa risposta, ovvero che sei un ottimo tiratore, ma che non sei un buon difensore. Però io adesso ti vedo giocare qui in Spagna e sei un buon difensore. Pensi che questa sia una questione di etichette? Allora, in primis lasciatemi ringraziare le referenze, perché essere un ottimo tiratore comunque è una cosa buonissima. Ma per quanto riguarda la difesa, voglio che sia più un messaggio per voi. Io non voglio fare distinzioni Italia-Spagna, perché probabilmente quello che sto vivendo io adesso lo vivrebbe nella stessa maniera uno spagnolo che in Spagna magari ha determinate etichette e andando in Italia magari potrebbe cambiare qualcosa. Però il messaggio che voglio darvi è che onestamente la cosa più importante da fare in ogni situazione, quella che per esempio la mia situazione adesso, è buttarsi. Io so quello che posso fare, so quello che non posso fare e non posso cambiare l'opinione degli altri. Cioè, se in Italia mi vedono come un cattivo difensore, io posso fare anche le ultime 3 stagioni come ho fatto difendendo come... adesso non dico un ottimo difensore, però è chiaro a me e credo che sia chiaro anche agli occhi di chi vede la pallacanestro per bene che dopo il periodo che ho vissuto a Pesaro con Repesa, il mio modo di difendere anche in base all'intensità e l'energia sia cambiato in maniera importante. E quindi un messaggio per voi: la cosa più importante è pensare alle proprie qualità. Voi sapete le qualità che avete, sapete quello che potete fare bene e quello che potete fare meglio, e quindi l'importante è lavorare, migliorarsi, ma non pensate a quello che pensano gli altri, perché quello che pensano gli altri sarà sempre riferito a determinate etichette che sicuramente vi siete creati facendo qualcosa. Per esempio, come può essere per me il primo periodo nel basket senior, dove gli allenatori si aspettavano una determinata difesa e io non ero in grado anche fisicamente di dare in quel momento lì. Però voglio dire, sono cambiate le cose e l'etichetta non cambia, quindi mi raccomando, concentratevi su migliorare voi stessi e non ascoltate nessun'altra. Finito il momento polemica formativa, ho deciso di portare mamma e papà in giro un po', dato che anche nei passati giorni gli ho fatto vedere un po' di Granada, dato che saranno qui una settimana. Adesso siamo all'Alhambra. Chiaramente li ho portati all'Alhambra, però la parte è quella che si vede gratis, perché ieri siamo andati a chiedere dei biglietti last minute nello store ufficiale dove si comprano e ci hanno chiesto 180 euro a testa. A me è sembrato leggermente eccessivo, quindi ho preso questa decisione, non contestata dai miei genitori, comunque non contestata. Siamo riusciti a fargli schiodare il culo dall'Italia, papà, mamma. Ho schiodato il culo dall'Italia. Pensavo di andare a Pietraligure. Però è una bella esperienza, dai. È una bella esperienza perché ci sei tu, la mamma. Ho mangiato uova per 3 giorni di fila. Perché papà non mangia il pesce. Qui tendenzialmente il pesce si mangia. Visto che era in una compagnia di... Il problema è che non mangia né il pesce né la carne, quindi tendenzialmente siamo spacciati in questa situazione. Il problema è che ho degli amici assolutamente egoisti che pensano solo ai loro affari. Io mi sono trovata benissimo, proprio beatamente da quando sono arrivata qui e sto benissimo. Anche perché ieri era il compleanno della mamma, io mi sono dimenticato di farvi vedere la partita di ieri, quindi highlights della partita di ieri e poi continuiamo. García, vamos, Visconti en la esquina contraria donde lanzó antes el balón, bueno para Orrecochea, la pinta, a ver qué hace Orrecochea, por lo que viene.
questa potevo giocarla leggermente meglio, volevo giocarla meglio perché c'erano i miei genitori sugli spalti, però l'importante è che abbiamo portato a casa una vittoria. Volevo però farvi notare una cosa molto molto bella. Finita la partita, eravamo in mezzo al campo ed è partito un coro per tutto il palazzo che faceva sì, se puede, sì, se puede. E la cosa super bella è che a farlo partire non sono stati i nostri tifosi, ma sono stati i tifosi di Breogán, come per darci la carica per riuscire a fare questa cosa qui. E questo è esattamente quello che io dico come differenze tra l'Italia e la Spagna. Io credo onestamente che in Italia non sarebbe mai successa una roba del genere. E siccome adesso ho iniziato a parlare del fatto sì se puede, vado a casa, ci sono ancora i miei genitori, mi avete fatto una domanda su che cosa ne pensano i miei genitori, quindi vi parlo un po' di quello e poi vi dico quello che deve succedere per fare in modo che ci si salvi e si rimanga in ASB anche la prossima stagione, quindi andiamo a casa. Mamma, qual è stata la prima cosa che hai pensato quando ti ho detto firmo a Granada? Sono stata contentissima, felicissima per te, perché era il tuo sogno andare a giocare in Spagna quando è venuta l'opportunità l'hai presa. Però non sei stata un po' spaventata all'inizio? Assolutamente no. Davvero? Perché ormai ce la fai, nel senso che se vai Sai vivere tranquillo. da solo? Sì, e quindi nessun problema, sei proprio contentissima. Grazie. Qual è stata la prima cosa che hai pensato quando ho detto firmo a Granada? Sono contento. Per quale motivo? Perché tu mi hai detto, papà, ho fatto una cazzata, e io ti ho risposto, che cosa hai fatto? Tu mi hai detto, ho detto di sì a Granada, e io ho detto, va bene. Allora, contestualizziamo. Io ti ho detto che avevo fatto una cazzata perché ero un po' spaventato, Ma avevo certo, organizzato la ma cosa. ho capito questo, ho capito. Perché tu hai risposto invece hai fatto bene? Perché, devo dirlo? No, non dirlo. È perché dopo avermi detto che eri felice, eri contento, no? Appassionato, la squadra con dei giocatori fortissimi, eri contento, ho avuto l'impressione che si stava un po' spegnendo questa felicità, non eri più contento. Questa è una bella risposta che hai dato. Quindi spero. la cosa giusta è stata inseguire il fuoco, inseguire la passione. Mi sembra che certo. Decidere con la casa in costruzione, decidere di partire per andare all'estero non è proprio quello che può essere la cosa migliore che poteva succedere. Però, cioè, voglio dire, probabilmente ero dell'idea che avevi ragione, era giusto. Quello che hai scelto è la cosa giusta, a prescindere. Grazie. Prego. E infine, per concludere il video come i veri sboroni, direttamente dalla Sierra Nevada, cerco di spiegarvi che cosa deve succedere per fare in modo che rimanga in ASB. Sostanzialmente noi giocheremo questa domenica a Madrid, in casa del Real, che direi che anche presa singolarmente come partita è un'occasione incredibile, e poi giocheremo in casa contro Andorra. Per quanto riguarda noi dobbiamo vincerle tutte e due. Il problema, ed è forse la cosa più negativa, è che dobbiamo sperare che Girona, che è l'unica che possiamo agganciare perché è l'unica con cui abbiamo la differenza canestri a favore e che quindi in caso di parità ci permetterebbe di scavalcarla, e Girona dovrà perdere le prossime due partite. Loro giocheranno prima a Barcellona, che comunque non è una partita semplice, ma il problema è che l'ultima ce l'avranno in casa contro Lleida o Lleida, dipende come si pronuncia, io non lo so, e quindi sarà tosta. Però detto questo, a noi non resta che pensare una partita alla volta, anche perché io sarò onesto, quando ho firmato qui la situazione era veramente in salita, lo sapevamo, lo sapevo io, lo sapeva chiunque, e quindi già essere arrivati a 2 giornate alla fine ancora vivi è una grandissima cosa, ma questo non ci deve far pensare che sia impossibile, anzi è tutt'altro che impossibile. Ragazzi, chiedo a voi, è possibile la nostra salvezza? Guarda, se ci salviamo te la tiro addosso, se ci salviamo. Te la porti giù? Sì. Freddissima però. Ma come fanno a sciogliersi?
No, mamma, stai tranquilla, mamma. Mamma, vendicati perché questo ha rotto il c***o, te lo dico io. Perché hai rotto veramente il Perché me lo devi tirare? Adesso te lo tiro in faccia. Ma noi non siamo. Oh, peccato. Ma cazzo, quello mi ha preso in pieno. Ma dai, Ricky. Ma cazzo, mi hai lavato. Guarda. Una bomba di neve, incredibile, mamma. E vabbè, dopo aver fatto a palle di neve al 22 di maggio, direi che questo video può concludersi. No, è 21. 21. Con questo bellissimo panorama. Detto questo, come vi ho detto all'inizio del video, stavo pensando come fare per la maglietta. Quando pubblicherò il prossimo video vi darò le indicazioni per partecipare al sorteggio e vincere la maglietta per i 25.000 iscritti. Se non sbaglio, da questo video dovreste aver visto la novità dei doppiaggi, quindi anche quella sarà una cosa da studiare per migliorare sempre di più. Ci vediamo la prossima settimana, vediamo se da salvi oppure no. Ciao ciao!